Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovo video. La storia di cui voglio parlarvi oggi credo che sia uno dei casi di scomparsa più strani ed inquietanti di cui io abbia mai letto. Due studentesse olandesi, Chris Kremers e Lisanne Froon, spariscono nel 2014 a Panama mentre stanno percorrendo un sentiero all'interno della foresta chiamato El Pianista. Dopo 2 mesi di ricerche verranno ritrovate solo alcune parti dei loro corpi, ma non sarà comunque possibile determinare con certezza la causa dei loro decessi. Ma prima di iniziare con la storia di oggi vi chiedo amici di iscrivervi al canale, di lasciare un like al termine di questo video e di attivare la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Chris Kremers e Lisanne Froon sono due studentesse olandesi molto amiche e entrambe cresciute ad Amersfoort. Chris ha 21 anni e ha appena terminato i suoi studi in educazione artistica all'Università di Utrecht, mentre Lisanne, di 22 anni, si è laureata in psicologia applicata all'Università di Deventer. Entrambe sono sicuramente molto intelligenti, ma sono anche molto solari, ottimiste, socievoli. Pensate che riescono a trovare lavoro nello stesso bar-ristorante ed è per questo che decidono di trasferirsi insieme in un dormitorio di Amersfoort. Hanno un sogno: viaggiare. Vogliono andare a Panama. Un viaggio per festeggiare la laurea di Lisanne, ma non solo, per loro è anche un viaggio culturale, per imparare lo spagnolo, ma soprattutto per aiutare la gente del luogo facendo volontariato con i bimbi del posto. Si impegnano molto per raggiungere questo obiettivo, mettendo da parte ogni centesimo per 6 mesi, fino a quando non arriva il giorno tanto atteso della partenza. È il 15 marzo del 2014. Chris e Lisanne arrivano a Panama per trascorrere lì 6 settimane circa di vacanza. Le prime 2 settimane le passano a girare fino a quando il 29 marzo arrivano a Phuket, ospiti di una famiglia locale per circa un mese, ed è proprio lì che iniziano la loro opera di volontariato per i bambini di quei luoghi. La mattina del 1 aprile decidono di partire per un'escursione sul sentiero El Pianista, nei pressi delle foreste che circondano il vulcano Baru, non molto distante da Phuket dove stavano alloggiando. Chris e Lisanne iniziano a postare foto sorridenti, immerse nella natura selvaggia sui loro profili Facebook, ma nessuno da quelle foto riuscirà mai ad immaginare quello che accadde solo 2 ore dopo aver postato la loro ultima foto insieme. Sembra che prima di incamminarsi verso il sentiero, Lisanne e Chris si siano fermate per un brunch insieme a 2 ragazzi olandesi conosciuti da poco, presso il ristorante Il Pianista. E pare anche che insieme a loro ci sia stato il cane della famiglia che le stava ospitando. La famiglia che la sera stessa si allarmò vedendo rientrare il cane a casa da solo senza le 2 ragazze. Iniziarono subito a cercarle nei pressi della loro abitazione quella notte, ma senza successo. Decisero così di aspettare il giorno dopo per capire che cosa dovevano fare, nella speranza di vederle rientrare a casa. Chris e Lisanne erano solite inviare giornalmente messaggi alle loro famiglie per tranquillizzarle e fargli sapere ogni loro spostamento. Ma la mattina del 2 aprile le famiglie non ricevettero alcuna notizia dalle 2 ragazze. E non solo, non si presentarono neanche all'appuntamento che avevano per quella mattina con la guida locale per un tour programmato nella città di Phuket. E questa era una cosa molto strana che fece scattare subito l'allarme tra i residenti locali. Il giorno dopo, infatti, il 3 aprile, le autorità fanno partire le ricerche. Iniziano dalla foresta, ma purtroppo senza alcun riscontro positivo perché di Lisanne e Chris non c'è alcuna traccia. Ovviamente decidono di avvertire immediatamente i genitori, che arrivano a Panama il 6 aprile. Si uniscono anche loro alle ricerche, ma questa volta, oltre alla polizia, ci sono anche le unità cinofile e gli investigatori dei Paesi Bassi per condurre una ricerca su più larga scala. Arrivano anche ad offrire una ricompensa di $30.000 per qualsiasi informazione che poteva essergli d'aiuto nella ricerca delle loro figlie. Passano le settimane, i mesi e arriviamo al 14 giugno e finalmente un indizio.
Una donna del luogo consegna alla polizia uno zainetto blu, dicendo di averlo trovato sulla sponda del fiume vicino al suo villaggio di Alto Romeo a Bocas del Toro. Ma non solo, riferisce anche di essere assolutamente certa che il giorno prima quello zainetto non era in quel posto. Lo zaino viene immediatamente aperto e all'interno ci sono un paio di occhiali da sole, $83 in contanti, il passaporto di Lisanne, una bottiglietta d'acqua, la fotocamera, 2 reggiseni e i cellulari delle 2 ragazze in buone condizioni che vengono immediatamente analizzati. La prima cosa che rivelano è che poche ore dopo aver intrapreso la loro escursione venne fatto un tentativo al 112, numero d'emergenza dei Paesi Bassi, e subito dopo al 911, il numero d'emergenza di Panama. Il primo tentativo al numero d'emergenza è partito dall'iPhone di Chris alle 16:39, mentre il secondo è stato fatto dal Samsung Galaxy di Lisanne alle 16:51, quindi pochi minuti dopo il primo. Purtroppo però nessuna delle 2 chiamate riuscì a partire a causa dell'assenza di segnale nell'area in cui si trovavano. E non riuscirono a partire neanche i successivi tentativi che vennero fatti il giorno dopo, il 2 aprile. Parte un'altra chiamata alle 6:58 del mattino dal cellulare di Lisanne, un tentativo che viene fatto al 112. Poi un successivo alle 8:14 dal telefono di Chris, poi un altro alle 10:52, un altro ancora alle 13:50 e alle 16:59, tutte dal cellulare di Lisanne, ma niente. Arriviamo al giorno dopo, il 3 aprile. Alle 7:36 il telefono di Lisanne risulta spento. Alle 9:32 parte un tentativo al 911 dal cellulare di Chris. Poi, sempre da lì, altri 2 tentativi di ricerca di segnale, uno alle 11:47 e l'altro alle 15:59, e arriviamo al 4 aprile. Dal cellulare di Chris partono 2 ricerche di segnale, uno alle 10:16 e l'altro alle 13:42. Da quello di Lisanne alle 4:50 e poi alle 5, e si arriva al giorno 5 aprile con 2 ricerche di segnale dal cellulare di Chris alle 10:50 e alle 13:37, senza inserimento del PIN in quest'ultimo tentativo. Il 6 aprile, sempre dal cellulare di Chris, altri 2 tentativi di ricerca del segnale senza inserire il PIN, uno alle 10:26 e l'altro alle 13:37. Passano i giorni senza nessun altro tentativo, fino a quando l'11 aprile dal cellulare di Chris parte una ricerca di segnale senza inserimento del PIN alle 10:51 e alle 11:56. Dopo l'1 di notte il telefono risulta spento, rimasto inattivo con il 22% di batteria, e da lì nessun'altra informazione. Le indagini stabilirono che furono 77 i tentativi di chiamate al numero di emergenza, ma solamente uno andò a buon fine, purtroppo però per soli 2 secondi. I tentativi di chiamate ai numeri di emergenza più le diverse volte in cui tentarono di sbloccare il telefono di Chris il 6 aprile con un PIN errato era già tutto molto inquietante, ma nulla in confronto a quello che venne trovato all'interno della fotocamera. La Canon di Lisanne conteneva diverse foto del 1 aprile ed è da quelle immagini che si è potuto ricostruire in parte il tragitto delle 2 ragazze. Avevano intrapreso la pista davanti lo spartiacque continentale delle Americhe per poi dirigersi in alcune zone fuori sentiero diverse ore prima dal primo tentativo fatto ai numeri di emergenza. Pensate che l'8 aprile tra l'1 e le 4 furono scattate 90 foto con flash nell'oscurità più profonda della giungla. Alla prima foto ne segue una che è stata cancellata, la 509. Questa è una cosa molto strana. Che fine ha fatto quella foto? Mentre la 508 mostra un'immagine delle ragazze felici, segue la foto 509 che è stata cancellata. E poi la prima delle foto notturne dopo 7 giorni, che sarebbe la foto numero 510. Dalle indagini sembra che nessun'altra foto sia stata cancellata, solo quella e completamente. Quindi non può più essere ripristinata.
ma per cancellare completamente un'immagine ci va un PC. E da qui sono state fatte delle teorie. Chi ha cancellato quella foto? E soprattutto, se dopo 7 giorni la loro scomparsa, quindi l'8 aprile, le ragazze scattarono 90 foto, perché non lasciare un messaggio d'addio sapendo di essere in grave pericolo? Queste immagini, amici, sono qualcosa di davvero misterioso ed inquietante. In alcune foto sembra che le ragazze si trovassero vicino ad un fiume o ad un burrone, poi ce ne sono altre completamente senza senso, dove mostrano oggetti come specchi, bottiglie, sacchetti di plastica, e in mezzo a tutte queste foto ce n'è una davvero allucinante che mostra la parte posteriore della testa di Chris con del sangue che le cola da una tempia. Durante le ricerche lungo la Culebra nei giorni successivi vennero ritrovati i pantaloncini di jeans di Chris in cima ad una roccia a pochi chilometri dal punto dove era stato ritrovato lo zainetto di Lisanne. Sembra che avessero la zip chiusa e che fossero anche ben piegati, ma questa cosa venne smentita dalle immagini che furono mandate in onda nel 2021. Passa il tempo e le ricerche vanno avanti. 2 mesi dopo, per l'esattezza, sul luogo del ritrovamento dello zainetto di Lisanne viene trovato un bacino e uno stivale contenente un piede. Da qui in poi, lungo tutta la sponda del fiume verranno ritrovate circa 33 ossa e dall'esame del DNA verrà poi confermato che appartenevano tutte a Chris e Lisanne. Quelle di Lisanne avevano ancora della carne, mentre quelle di Chris erano completamente pulite e le ossa di entrambe le ragazze erano completamente intatte, senza alcuna incisione. I pochi resti di Lisanne sembravano essersi decomposti naturalmente, mentre quelli di Chris sembravano essere stati lavati con della candeggina o qualcosa di simile. La polizia interrogò quasi tutti i residenti del posto per cercare di ottenere delle informazioni utili, ma senza successo purtroppo. Diverse sono state le teorie in merito. Subito si pensò all'attacco di qualche animale, ma il fatto che non fossero stati trovati dei morsi sulle ossa lasciò cadere questa ipotesi. Si pensò anche ad un serial killer. Forse i 2 ragazzi olandesi con cui avevano fatto colazione Lisanne e Chris il 1° aprile? Tra la gente del posto però iniziò a viaggiare una ipotesi, una leggenda, quella che parlerebbe di indios conejos, indiani coniglio, e sarebbero dei guerrieri cannibali che si sposterebbero molto velocemente utilizzando dei tunnel sotterranei. E non solo, sembrerebbe anche che abbiano dei poteri sovrannaturali, tanto da essere considerati molto pericolosi. Nel 2022 un ex detective di Amsterdam, Dick Stephens, diede una nuova ipotesi. Forse Chris era stata rapita da un trafficante di sesso e molto presumibilmente era ancora in vita. Il detective accusò la polizia di Panama di aver condotto molto male le indagini. Un'altra ipotesi fu quella di un probabile incidente. I diversi tentativi di entrare nel telefono di Chris fecero pensare a qualcuno che forse la ragazza fosse morta per prima, lasciando Lisanne alla disperata ricerca di aiuto. Ma l'ipotesi più battuta è quella dell'omicidio. Chris e Lisanne sarebbero morte entrambe il 1° aprile e le foto dell'8 sarebbero state scattate dall'assassino o dagli assassini. Un tentativo di depistaggio per ingannare la polizia, così come la continua ricerca del segnale dei cellulari e i vari tentativi di chiamata ai numeri di emergenza. Amici, questa storia è davvero allucinante, mi ha lasciato davvero con tantissime domande. Prima di tutto, chi ha scattato quelle 90 foto? E poi perché cancellarne solo una? Cosa c'era in quella foto che non doveva essere visto? Oltretutto, chi ha ucciso, se sono state uccise, Chris e Lisanne? Forse una persona del luogo che sapeva benissimo come agire, che sapeva benissimo che l'assenza di segnale in quelle zone avrebbe comunque impedito la riuscita di quelle chiamate, ma avrebbe comunque fatto credere che in quei giorni le ragazze erano ancora vive. Oltretutto, dopo questo caso sembra che ce ne siano stati altri di omicidi.
Forse un giro di droga, di prostituzione o forse veramente una tribù indigena cannibale? Ci sono davvero tantissime domande nella mia testa, tipo chi ha fatto a pezzi queste ragazze? Perché per trovare 33 ossa sono state fatte a pezzi e soprattutto chi ha sbiancato le ossa con della candeggina? Ovviamente secondo me recarsi in un posto così pericoloso da sole è stato un po' da incoscienti, perché si può morire sicuramente per circostanze naturali già in posti così impervi, ma alcune prove ci indicano che la pista dell'omicidio sia quella più battuta. Amici, siamo arrivati al termine di questa storia per oggi. Io aspetto nei commenti di sapere la vostra, perché sono davvero curiosa di sapere che cosa ne pensate voi, le vostre teorie, le vostre ipotesi, perché a me ha talmente incuriosito questa storia che mi ha lasciato veramente tantissime domande in testa. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande, ci vediamo la prossima settimana con un'altra storia. Ciao amici!